Ciao a tutti, in questo video faremo i conti in tasca alla nostra passione, perché vedremo quanto costa correre in kart, affrontando tutte le voci di spesa con un occhio di riguardo ad attrezzature e campionati. Ciao, sono Massimiliano e benvenuti su Vado al Max, il canale dedicato al mondo del karting amatoriale. Se siete nuovi del canale, qui troverete racing vlog, onboard alle migliori piste rental del nord Italia e video pratici, proprio come questo, per cui invito ad iscrivervi al canale per supportarlo e farlo crescere. Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate i link di Amazon Prime, così non solo potrete avere un mese di prova gratuito per i vostri acquisti, ma vi servirà anche per abbonarvi per un mese gratis al mio canale Twitch, quando prossimamente tornerò in live, che è il link per scaricare ed installare TubeBuddy, che per chi ha un canale YouTube dà una grossa mano in termini di crescita su questa piattaforma. Si sa, il mondo del motorsport è molto costoso e non è sempre alla portata di tutti, per cui oggi andremo a fare i conti di quanto ci viene a costare la nostra passione. Ci tengo a precisare che questo video è dedicato all'ambito rental e racing 4 tempi, che ovviamente hanno costi molto diversi rispetto al mono 2 tempi. Se volete approfondire il tema vi lascio nelle schede i video che Gabba 380 e Federico Leo hanno fatto a riguardo. Andremo a vedere le varie voci di spesa dall'abbigliamento fino ai campionati, per cui preparatevi perché il portafoglio di sicuro non sarà contento. Andrò a prendere sia la spesa minima che quella massima, così da darvi un'idea globale dei costi voce per voce, e di alcuni prodotti vi lascerò anche il link per acquistarli da Amazon. Partiamo dall'abbigliamento, dove non serve per forza di cose svelenarsi subito. Come vi ho mostrato nel video sul come iniziare a girare spendendo poco, ve lo lascio qui in alto nelle schede, per le prime uscite bastano semplicemente dei guanti da lavoro, un paio di scarpe da ginnastica e un casco da moto, mi raccomando che sia integrale. Ovviamente se non volete affrontare nessuna spesa potete noleggiare gratuitamente tutto il necessario in pista, ma in caso contrario le spese principali sono appunto il casco, che parte dai 50 euro in su, e per il corpetto paracostole morbido, che vi consiglio di acquistare per la vostra sicurezza, che anche quello va dai 50 euro in su, per un totale di circa 100 euro. Lo step successivo arriva nel caso sia scoppiata la scintilla con questo sport. Il mio consiglio è quello di diluire i vari acquisti nel tempo, così potrete sfruttare anche eventuali sconti e risparmiare soldi. Come primo upgrade vi consiglio delle calzature specifiche in sostituzione delle scarpe da tennis. Qui il range di prezzo va dai 50 euro circa dei modelli più economici ai 250 di quelli più costosi. Passiamo poi ai guanti, che di sicuro saranno molto meglio di quelli da lavoro. Qui i prezzi vanno dai 30-35 euro dei modelli entry level ai 180 dei modelli più professionali e personalizzabili. Ma se volete già un kit base da 250 euro bello che pronto, ho realizzato un video a riguardo, ve lo lascio sempre nelle schede. Veniamo alla tuta, e qui la spesa inizia a lievitare, visto che si parte dagli 80 euro circa per le tute da noleggio fino anche ai 500 euro per quelle professionali. Qui la differenza la fanno i materiali e il grado di omologazione, però per il nostro scopo va bene anche un entry level. Infine veniamo alle protezioni, e qui il portafoglio piangerà discretamente. Parlando del paracostole, quello vero da kart, si parte dai 110 euro per uno come il mio in fibra di carbonio fino ai 170 euro per i corpetti. Ma i veri dolori li abbiamo con i caschi, dove troviamo il range di prezzo più ampio, che parte da circa 70-80 euro per i modelli base fino ai 500-600 dei vari Arai, Bell e così via. Tirando le somme per l'abbigliamento, il range di spesa va dai 400 euro a quasi 2000 euro. Ovviamente i prezzi sono indicativi e variano non solo da produttore a produttore, ma anche tra negozio e negozio, per cui il mio consiglio è quello di spulciare le varie offerte e trovare la combinazione più adatta a voi. Veniamo all'argomento turni in pista. Qui i costi variano da struttura a struttura, per cui vi consiglio di informarvi sul sito web delle piste. Bene o male la fascia di prezzo è la medesima, che va dai 15-20 euro per i turni liberi fino ai 35-40 euro per i turni fatti a mo' di gara, con qualifiche annesse. Il bello è che in questo ventaglio possono rientrare sia le piste rental classiche come il VKI o Chioggia Kart, che anche cartodromi veri e propri come Leonato e Lignano, per cui c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Venendo alle gare vere e proprie, qui bisogna dividere la questione in gare sprint e gare endurance. Le gare sprint ovviamente sono quelle più economiche, visto che i costi partono dai 50 fino agli 80 euro, comunque sempre sotto il muro dei 100 euro. Qui potrete trovare sia gli eventi organizzati dalle piste, tipo le gare Ironman della B-Karting o la Sprint Cup del VKI, che le gare singole dei vari campionati, tipo l'Open Karting Rental Series e gli amici del Karting Veneto. I costi variano da campionato a campionato in base agli accordi presi con le piste. Per quanto riguarda
riguarda le gare endurance, i prezzi sono ovviamente più alti, ma hanno il vantaggio di poter dividere la spesa tra i vari componenti della squadra. Qui le possibilità di spesa sono ampie e variano da organizzatore a organizzatore. Si può partire dai 150 euro circa per una 2 ore fino a più di 3.000 euro per una 24 ore, e non nego che uno dei miei sogni sia partecipare ad una di queste, anzi posso dire che ho iniziato a correre con il sogno di partecipare ad una 24 ore, come potrebbe essere quella di Jesolo o di Adria. E qui, viste le spese, trovare degli sponsor fa sempre comodo. In più, oltre alla spesa per la gara, bisogna mettere in preventivo anche le spese accessorie, ma di questo vi voglio parlare in un prossimo video. Terminiamo la nostra carrellata delle nostre spese con i campionati. Come detto prima, di solito per una gara sprint di un campionato rental si spendono dai 50 agli 80 euro, che moltiplicati per un numero medio di 8 appuntamenti fanno una spesa stagionale che varia dai 400 ai 650 euro circa, fermo restando tutte le altre spese come trasferte, benzina eccetera. Per quanto riguarda il discorso race ai 4 tempi, i costi sono molto superiori e vanno da poco meno di 1.000 euro fino ai 2.500 euro circa. Vi basta sapere che per il Bricks Car Championship che sto affrontando quest'anno la spesa è intorno a quella cifra, che può variare in base ai vari accordi che riuscite a prendere con i team. E come detto prima, per le gare endurance avere qualche sponsor non fa male. E voi quanto spendete in media per correre in una gara o una stagione completa? Fatemi sapere nei commenti. Per questo video dedicato alla spesa per dar sfogo alla nostra passione è tutto. Spero di essere stato completo e utile nello spiegarvi i vari costi che bisogna affrontare per vivere al meglio la nostra passione, che sarà anche costosa ma è la più bella che possiamo avere. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella notifiche per supportare il canale. Passate anche da tutti i social che troverete in descrizione e noi ci vediamo domenica prossima alle 18:30 per un nuovo video, sempre qui su Vadalmax. Bye bye!